Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. Beh, questa è una bella fiera, devo dire, una fiera dedicata all'ortofrutta, al fresco, con i produttori veri che in qualche modo devono andare al mercato. La Spagna oggi si presenta bene, noi italiani la vediamo un po' come concorrente, ma dobbiamo condividere e convivere. Senza alcun dubbio dobbiamo condividere, convivere e rafforzarci ulteriormente. La presenza italiana in Spagna è ogni anno maggiore, c'è un aumento di circa il 6% di italiani in Spagna. Questo di per sé è un veicolo di conoscenza delle nostre eccellenze alimentari, molte sono conosciute, altre, ne abbiamo viste anche qui in esposizione alcune, devono essere ancora più conosciute. Beh, è bello tenere l'Italia unita, anche nel settore ortofrutta. Sì, questo è stato un tentativo che ha avuto successo grazie al Ministero, grazie all'ICE, grazie agli sforzi che sono stati portati avanti. Noi abbiamo qui un'azione congiunta di tutte le associazioni italiane, quindi quello che si dice normalmente il sistema paese si è effettivamente realizzato. Ecco, come sfruttare bene questo strumento? Ma Fieristico. diciamo che su questo forse altri possono rispondere meglio di me. È chiaro che questa è una fiera di estrema importanza e bisogna riflettere sui vantaggi che fiere del genere possono produrre per tutti. Quindi benvengono fiere come queste. Benvengano fiere come queste in Spagna e anche altrove, anche in Italia. Fare sinergia. Le fiere sono ancora uno strumento importante che in qualche maniera dobbiamo sfruttare meglio? Sì, sono uno strumento, direi, soprattutto per i piccoli e medi imprenditori, è uno strumento fondamentale. Abbiamo appena trovato un imprenditore che viene in Spagna a una fiera per incontrare i suoi clienti italiani, non fa export, quindi questo fa capire molto l'importanza che può avere una collettiva. Qui ci sono circa 2000 espositori in tutto, di cui almeno 200 sono italiani, per cui il 10% dell'esposizione di una fiera mondiale italiana. Questo fa anche capire l'importanza del nostro ruolo nell'ortofrutticolo nel mondo. Noi facciamo circa 5 miliardi di esportazione di ortofrutticolo come Italia nel resto del mondo nel 2022 ed è uno dei nostri, diciamo, fiori all'occhiello dell'esportazione, perché sappiamo che l'export italiano si caratterizza soprattutto tra alcune categorie con quella del food. Sappiamo food, fashion and furniture sono le tre principali e qui naturalmente c'è un condensato che riguarda non solo l'ortofrutta, ma a valle interessa anche tutto quello che è l'agritech, quindi tutti i macchinari per l'agroalimentare, che anche in questo l'Italia ha un primato nel mondo. Cambiamenti climatici, qualcosa deve cambiare. Beh, oddio, su questo non possiamo incidere noi, ma sicuramente è una preoccupazione che si sente, si respira anche a questa fiera. È cominciata da poco, ma già sono stati portati avanti alcuni temi importanti, dai fitofarmaci ai cambiamenti climatici, che in alcuni casi possono essere anche positivi e non negativi, naturalmente quelli non dei fenomeni molto irruenti che ci sono ultimamente. Però insomma quello che si vede è che ci sono degli imprenditori molto motivati, che sono sul pezzo. Sembra ormai che, anche se non ne parliamo più, la pandemia delle mascherine e dell'isolamento alle fiere è diventato un passato e quindi insomma carichi. Bene, una bella fiera questa, arriviamo dall'Italia, ci guardiamo intorno, devo dire che è tornata un po' la vivacità di sempre.
Ma sì, molto. Madrid è grande risultato, noi come Padova siamo qui con i nostri 380 milioni di euro di fatturato, il nostro 55% di esportazione che facciamo e le prime 6 ditte esportatrici del mercato di Padova che da sole fanno il 60% del nostro fatturato. È una presenza importante, siamo l'unico mercato italiano presente oltre a quello di Roma in maniera strutturale con uno stand da 260 metri quadrati e questo vuol dire che per noi Madrid è un incontro di fornitori dalla Spagna, dall'Argentina, ma anche oggi ci sono molti supermercati dell'Est Europa che stiamo incontrando e quindi appuntamento imperdibile. Grande complimenti e chapeau agli spagnoli che hanno costruito in 15 anni una grande fiera. Noi siamo stati qualche giorno fa nell'area valenziana per vedere cosa sta succedendo nel mondo degli agrumi. Ci siamo accorti e abbiamo visto anche del kiwi giallo ben strutturato. Ecco, le relazioni tra i mercati, anche col mercato spagnolo, visto che li vediamo sempre come concorrenti, potrebbero nascere, perché no, delle strategie? Oppure ci sono già strategie con i mercati? L'importante è fare strategia, credo, prima di tutto in casa nostra. Noi in Italia la stiamo facendo, il MAP di Padova fa parte di Italmercati, che è una grande rete di imprese, non si chiama più associazione come era Mercati Associati. Devo dire che la strategia finalmente dei mercati all'ingrosso si sta vedendo, se non altro perché abbiamo ottenuto come Italmercati, dico abbiamo anche se il merito va chiaramente alla dirigenza degli Italmercati, 150 milioni di euro PNRR, mai successo per i mercati. Stiamo lavorando, è un lavoro che si fa da anni in Europa perché anche i mercati, ovvero centri agroalimentari all'ingrosso, siano riconosciuti al pari delle unioni produttori agricole per avere finanziamenti, perché questo è un tassello che ci manca. Lavorato in strategia all'interno dell'Italia possiamo pensare anche a rapporti internazionali con mercati importanti quali Barcellona e Merca Madrid. Quindi possiamo ristrutturare i mercati anche per la logistica? Sì, è una parola non nuova perché li abbiamo ristrutturati con il vecchio piano mercati, la legge 4186, che altri non era che la finanziaria di quell'anno, che diede 1300 miliardi di euro di lire, scusate, per fare i nuovi mercati da Roma, Verona, Padova e quant'altro. Ora la parola chiave è logistica e quindi una ristrutturazione di un parlarsi di più tra mercati e fare reti di collegamento sia all'interno della città con le reti verdi di collegamento sia tra mercati nord-sud e viceversa è un fatto molto importante da seguire. Strategie tra i mercati spagnoli e italiani? Non mi ha risposto prima, direttore, alla domanda. Allora, la Spagna è un nostro concorrente, però noi vendiamo prodotti da tutto il mondo. In un mercato mediamente italiano si vende il 35-37% di prodotto straniero e il 65% di prodotto italiano. È chiaro che noi privilegiamo di più i nostri produttori Coldiretti, Confagricoltura e quant'altro, però avere dei ponti che ci permettano di avere prodotti che sono in grado di servire, specie con i prodotti dove sono bravi gli spagnoli, cioè gli anticipi, i tardivi, i nostri clienti dell'est, allora questo sì può diventare un ponte interessante dove non ci facciamo concorrenza ma abbiamo sinergia anche utile per noi. Bella questa vivacità, guardate quanto movimento c'è in questo spazio di Anecop. Ecco, approfittiamo di questo momento per parlare con la responsabile marketing e la parte commerciale. Una parte commerciale, sappiamo che la parte commerciale è molto importante per andare al mercato. Allora, ci parli di questo gruppo español? Pues ANECOP es una cooperativa de segundo grado, nuestros socios son cooperativas que están situadas en todo el territorio español. Somos pequeños agricultores, muchos pequeños agricultores, 23.000 agricultores que nos asociamos para comercializar la producción que nosotros realizamos. Qual è la superficie media? Pues depende de la zona y depende del área, pero hay zonas muy pequeñitas que pueden tener a lo mejor media hectárea y hay zonas que pueden tener algo más, pero realmente son pequeños. E quali sono i prodotti? Los productos son todos los que se producen en España, tenemos todo tipo de hortalizas, todo tipo de cítricos, todo tipo de otras frutas, incluso exóticos de producción nacional como la papaya, como la pitaya, el kiwi también, el kaki muy importante también, efectivamente. Noi siamo passati, abbiamo fatto un giro in Spagna e siamo andati a visitare alcune vostre aziende e devo dire che ho trovato una grande professionalità, sì, soprattutto parlando di kiwi giallo,
Noi pensavamo a un'area agrumicola e invece abbiamo trovato anche dei produttori molto bravi a produrre kiwi giallo. Sí, efectivamente, Anecoop hizo una apuesta con sus socios por el kiwi Dori. Nosotros tenemos una zona con las condiciones climáticas, pensamos, para el buen desarrollo del kiwi amarillo, y los agricultores apostaron seriamente por el kiwi Dori porque pensamos que es un producto diferente y con una buena calidad. Ecco, abbiamo visto la raccolta al giusto grado di maturazione. Efectivamente, esto es uno de los puntos fuertes nuestros porque para diferenciarnos del líder en este segmento necesitamos dar un producto en su óptimo estado de madurez. Qual è la relazione con la grande distribuzione organizzata in Spagna? Entramos, hemos conseguido en 4 años, hemos conseguido entrar en bastantes cadenas, precisamente por eso, porque estamos dando un producto listo para comer, con un estado óptimo de madurez y que estamos consiguiendo un hueco respecto al competidor que todos sabemos quién es. Quanto è importante il territorio? El territorio para nosotros es fundamental porque nosotros estamos defendiendo nuestra tierra y estamos defendiendo nuestras producciones, nuestra alimentación y nuestra agricultura. Cambia col cambiamento climatico. Avete avuto problemi? Estamos teniendo problemas de sequías, también estamos teniendo problemas de mucha agua y de inundaciones, pero estamos realizando mucha investigación para conseguir variedades aclimatadas a esta nueva situación que se está produciendo. Utilización de menos recursos hídricos y plantas que se estresen mucho menos con esta falta de agua. Questa è una bella fiera, qui l'Europa si confronta tutta. È una bella fiera perché c'è scritto Italia dappertutto ed è un segnale di un paese che si muove in modo coordinato, che mette anche, insomma, con la presenza del Ministro e anche la mia, della Commissione Agricoltura della Camera e anche del sistema ICE, delle organizzazioni produttori, insomma l'Italia dà dei segnali su mercati come questo che sono importantissimi per i nostri produttori, che è un paese che fa sistema. Con la Spagna possiamo andare a stringere i rapporti, creare rapporti migliori? La Spagna per noi rappresenta sull'ortofrutticolo e su altri settori. Ieri siamo stati a Vigo e ancora prima a Barcellona, qualche mese fa, un mercato fondamentale perché è ad alto valore aggiunto, è vicino, quindi ha un impatto logistico più basso ed è un settore ed è un mercato da guardare con grande attenzione. Guardando ai porti, PNRR possono essere importanti per la logistica. I porti, la intermodalità anche ferroviaria è molto importante per la logistica e credo che questo è quello che sta facendo il governo dopo 30 anni di assoluta assenza. Sentiamo il Ministro. Ho visitato 2 fiere in 2 giorni, quella di Vigo sul pesce e oggi qui a Frutto Logistica abbiamo, confondo con Berlino perché già sto con la testa alla partecipazione a quell'evento. A Fruit Attraction avremo la possibilità di conoscerci tutti personalmente perché è mia abitudine utilizzare le fiere per fare l'unica cosa utile che può fare la politica, capire quali sono i problemi che gli imprenditori hanno, capire se si può dar corso a qualche soluzione e quindi avere nelle fiere l'occasione di fare quello che potresti fare in 212 giorni in un giorno solo è un grande vantaggio ed è per questo che vado e partecipo alle fiere dove però con orgoglio vedo una forte presenza del nostro mondo della qualità, delle nostre imprese che viene apprezzato, che viene immediatamente percepito come tale. E un'altra cosa che mi ha colpito fin dalla prima partecipazione a Gulfood negli Emirati, nei nostri stand tu non trovi la hostess o
cittadino locale che viene pagato per raccontare l'azienda di un altro. Tu trovi gli imprenditori con i loro figli, con le persone che lavorano con loro, che raccontano la loro esperienza e si battono per rafforzare la loro impresa, farla crescere con aggressività corretta sul mercato, e ogni impresa che cresce significa che cresce la ricchezza della nazione e che cresce il lavoro. E quindi grazie davvero agli imprenditori che anche qui rappresentano l'Italia migliore, quella che noi intendiamo difendere. Qualche notizia, perché qui abbiamo, oltre gli imprenditori del settore, anche le organizzazioni che io ringrazio. Per me i corpi intermedi sono fondamentali perché aiutano in maniera più rapida a conoscere gli interessi della categoria e anche a poter far conoscere le azioni che ognuno prova a fare in sostegno dell'uno o dell'altro settore. Quindi grazie a tutte, grazie anche a Italmercati che qui è rappresentata. Io li ho sollecitati a lavorare loro a un progetto di efficientamento di una base sulla quale costruire una logistica in Italia che sia competitiva, perché l'Italia purtroppo sulla logistica è indietro, anche rispetto a nazioni come la Spagna che sono partiti, per esempio all'interno dell'Unione Europea, con un ritardo di 30 anni e purtroppo in alcuni settori, lo dobbiamo dire con chiarezza, ci hanno superato. Presidente, allora, lei è sempre molto concreto. Approfittiamo delle fiere per andare a casa con qualche strategia. Beh, questa fiera, la Fruit Attraction di Madrid, è diventata ormai l'emblema della strategia. Lo dimostrano i numeri di questa piazza nostra di CSO Italy. Abbiamo iniziato 10 anni fa che avevamo una superficie di 30 metri quadrati. Oggi ne abbiamo 350 metri quadrati e l'anno scorso ne avevamo 250, quindi anche rispetto allo scorso anno un 40% in più. Segno dell'interesse delle nostre aziende, dei nostri associati per venire qui in Spagna a pianificare la campagna autunno-invernale, perché il grande successo di questa fiera, oltre ad essere ben organizzata, è anche il periodo in cui si colloca. Cioè in questo momento si parla della pianificazione delle vendite, del kiwi, delle mele, delle pere, le poche purtroppo che ci sono, e se prendiamo un prodotto simbolo come il kiwi, ambasciatore dell'Italia nel mondo, ci accorgiamo che quelle 311.000 tonnellate che sono state previste per l'anno 2023, il 70% va nei mercati esteri. La Germania è ancora il primo mercato, ma al secondo posto c'è già la Spagna. Quindi qui le aziende trovano la possibilità di fare affari, di pianificare e di gestire il loro business. Possiamo essere in maniera concreta sempre essere collegati, perché no, anche con la Spagna, che la vediamo sempre come concorrente sui mercati. Sì, ovviamente è un paese produttore quanto noi, è un paese mediterraneo, è un paese che è riuscito ad esportare molto più di noi negli anni, a parità di produzione loro esportano 3 volte più di noi, quindi la Spagna è un competitor, ma come tutte le cose la Spagna è anche un'opportunità. E poi in questa fiera, che è la seconda fiera ormai diventata la prima a livello europeo, Berlino e Fruit Attraction era una volta, adesso oramai è Fruit Attraction e Berlino in seconda posizione, qui si incontrano i buyer di tutto il mondo, mica solo i buyer spagnoli. La domanda per tutti, ma i club sono un valore? Lo stanno dimostrando, capisco tutte le critiche ai club, però chi ha investito nei club, e immagino lei stia parlando in modo particolare delle mele, ha trovato dei risultati, per cui io credo molto in un mercato difficile come quello dell'ortofrutta, che è frastagliato da parassiti, da cambiamenti climatici, da alluvioni, dalla competizione globale, da tutto ciò che c'è. Io credo molto nella diversificazione, quindi non c'è una formula sola che va bene in assoluto, occorre prendere tutti i rivoli che portano l'acqua al mare e anche il club è uno di quelli. I vivai non possiamo lasciarli fuori, qualcosa deve cambiare, cambiamenti climatici d'accordo, ma con le varietà siamo pronti?
Come sempre si può fare di più, l'innovazione e la ricerca negli anni non hanno fatto evidentemente abbastanza per reggere il cambiamento climatico e l'arrivo di insetti alieni. Detto questo però, e lo si dimostra anche qui alla Fruit Attraction di Madrid, i vivai italiani hanno fatto passi da giganti, quindi cerchiamo sempre di vedere le cose non solo dal lato pessimistico. La ricerca e l'innovazione in Italia deve fare di più, ma i gruppi che si sono riuniti per la vivaistica italiana sono invidiati nel mondo. Presidente, ben ritrovata. Noi siamo in una fiera internazionale, siamo insieme agli spagnoli, ci tocca stare insieme agli spagnoli. Diciamo che la Spagna in questi anni, anche sotto il punto di vista espositivo, sta crescendo in modo esponenziale e il fatto di essere qua ci mette nella condizione anche di imparare rispetto a chi ha saputo crescere. Anche loro stanno attraversando delle difficoltà, ma sulle esportazioni, ripeto, sono cresciuti a un punto tale che noi dobbiamo solo capire come poter a nostra volta imparare e mutuare quello che loro hanno fatto. Si può comunque condividere. Bisogna condividere, bisogna avere una strategia a livello comunitario. Noi stiamo spingendo perché sempre di più tutto ciò che riguarda le autorizzazioni inerenti alle esportazioni negli altri continenti non venga fatto per Stati membri, ma venga fatto a livello europeo. Quando un paese ottiene le autorizzazioni devono valere per tutti e questo ci metterebbe nella condizione di non avere una forma di concorrenza sleale interna. Il cambiamento climatico vale per tutti. Il cambiamento climatico vale per tutti, bisogna investire in termini tecnologici per quanto riguarda la copertura delle produzioni laddove è possibile, bisogna saper utilizzare al meglio le risorse europee sia per quanto riguarda il PNRR sia per quanto riguarda i fondi di coesione, cioè non possiamo permetterci nei prossimi anni di sprecare un solo centesimo rispetto a quello che abbiamo a disposizione. Strutturare meglio il campo partendo dalla vivaistica. Sicuramente bisogna anche in questo caso lavorare bene in campo, recuperare la vivaistica, investire anche per quanto riguarda le nuove sementi che possono essere maggiormente resistenti proprio al tema dei cambiamenti climatici o all'attacco di insetti o parassiti che storicamente nel nostro paese non avevamo, penso al cisgenetica, all'MBT, all'ETEA, e contestualmente creare però le condizioni di formazione sia interna alle imprese sia nella conoscenza dei mercati per aumentare la capacità di esportazione delle nostre eccellenze. Pausa di riflessione anche per i club. È un valore o una trappola per l'agricoltore? Ma io penso che noi dobbiamo continuare ad investire, non ci possiamo permettere sospensioni, dobbiamo creare condizioni per le quali, come dicevo prima, ci sia una conoscenza puntuale rispetto a quelli che sono i settori produttivi, le esigenze delle imprese, creare manodopera interna e soprattutto alleanze con altri paesi per non andare mai in difficoltà e contestualmente investire sui sistemi infrastrutturali. Le OP che ruolo hanno da oggi in avanti? Alle OP alcune vanno bene, alcune assolutamente no. Noi siamo dell'idea che le OP devono creare opportunità per le aziende associate, non devono creare un aumento di burocrazia per attrarre risorse, ma queste risorse non arrivano, ripeto, sulle imprese. Concludiamo proprio, lanciamo un messaggio agli assessori regionali dell'agricoltura. Ma io penso che serva un piano di carattere nazionale. Nel rispetto di quelle che sono le autonomie regionali, ma abbiamo la necessità di concertare tutto ciò che deve essere fatto nei confronti della filiera. Più è univoco sul territorio nazionale, più saremo in grado di competere con quelli che sono i paesi che sono, ripeto, i nostri principali competitor. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.